Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi voglio dare qualche consiglio per, diciamo, fare un po' luce sul tipo di situazione che state vivendo, qualsiasi sia la situazione. Allora, abbiamo tre scelte. La prima scelta parla di fiducia, carta numero 34. La seconda scelta è autococcole, mi verrebbe da dire, autocura, carta numero 2. Dopodiché abbiamo la carta numero 5 che parla di ispirazione. Quindi scelta 1, scelta 2 o scelta 3. Ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute alle persone che hanno scelto la carta numero 34. Andiamo a vedere di che cosa si tratta questa situazione e quali consigli hanno i tarocchi per voi. Ragazzi, come dico sempre, le letture sono generiche, sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare al resto dell'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla, potete sempre ascoltare una delle altre due letture o anche entrambe. Per contattarmi, nel caso voleste contattarmi, trovate la mia email sotto nella descrizione del video, la trovate qui ed è anche nelle informazioni del canale. Bene, andiamo a vedere di che cosa si tratta. Abbiamo un re di bastoni, un re di pentacoli, sette di bastoni, due di coppe, abbiamo il diavolo, il 5 di spade e poi qui c'è la ruota della fortuna. Mettiamo qua così. Allora ragazzi, come la sensazione che qui ci sia una questione di poter fare quello che voi desiderate. È come se ci fosse, probabilmente c'è una volontà da parte vostra, c'è un desiderio, c'è la voglia di fare qualche tipo di cosa in particolare, c'è voglia di prendere in mano la propria vita, mi viene anche da dire, ma è come se per certi versi non ci fossero o abbastanza risorse o un certo tipo di potere caratteriale. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo da questo re di bastoni. Abbiamo un 9 di bastoni, un 5 di coppe e un 3 di pentacoli. Sì, ragazzi, è proprio una questione di non sentirsi apprezzati, non vi sentite valutati, è come se non aveste il potere di scegliere per voi, il potere di decidere che tipo di lavoro fare, piuttosto che tipo di acquisti fare. È un po' come se vi sentiste vincolati. In effetti qui abbiamo poi anche il diavolo. C'è qualche cosa da cui vi state difendendo, ehm, e vi dico che con questo 5 di coppe c'è anche un po' di tristezza in tutta questa situazione. È un po' come se non vi sentiste valutati. Potrebbe essere una situazione di lavoro tranquillamente, vi dirò, anche se c'è il 2 di coppe, perché comunque si parla di collaborazione, di cose che si devono fare insieme.
Ora, se per voi vibra come una stesa, diciamo, di tipo romantico, si potrebbe trattare di una questione legata magari ad una casa, a un progetto comune, diciamo così. Se invece la questione fosse lavorativa, io qui ho come la sensazione, ragazzi, che non avete le mani libere per poter fare quello che vi piacerebbe fare. O non, anche se siete all'interno di un'azienda, per esempio, grossa, è come se aveste tante idee innovative, però non venissero prese in considerazione. Andiamo a vedere il Re di Pentacoli. 4 di coppe e 3 di bastoni. Dunque, io ho la sensazione che con questo 4 di coppe non stiate vedendo chiaro su qualche questione. Vado a vedere anche il 7 di bastoni, sono curiosa di vederlo. Regina di bastoni e re di coppe. Allora ragazzi, se fosse una situazione lavorativa può anche essere che ci sia proprio qualcuno che vi remi contro, perché qui abbiamo due figure, una testa in giù e l'altra testa in su, diciamo così. Quindi ho come la sensazione che ci potrebbe essere qualcuno che vi rema contro, magari non è che remi proprio contro di voi a livello personale, ma magari non è molto d'accordo con le idee innovative che potreste avere voi. Ragazzi, qui ho come la sensazione che per bypassare il periodo avete bisogno di trovare degli accordi. Andiamo a vedere il 2 di coppe. 10 di 10 di spade, morte e forza. È come se non ci fosse altra scelta per questo, diciamo, prossimo periodo. Più o meno questa lettura tenete presente che potrebbe valere circa 6-7 mesi da quando la vedete. Quindi è come se sì, avessi bisogno di creare come un prima e un dopo. Allora, siccome per molte persone credo che non sia possibile lasciarsi indietro completamente questa situazione, qui è proprio il ok, come trovo un accordo con me stesso oppure con l'altra persona per riuscire comunque a, appunto, a superare questo momento. Andiamo a vedere il diavolo. Stella e un'altra volta il diavolo. Ragazzi, io ho la sensazione che vi sentiate obbligati a stare in questa situazione, perché avete il diavolo ben due volte, avete un fortissimo condizionamento. Io credo che molte persone credano di essere da sole a lottare per questa causa, però qui, avendo la stella al contrario, è come se non aveste speranza. Vi ricordo che la vostra carta oracolo vi diceva di avere fiducia. Fiducia nel disegno divino, fiducia nell'universo, fiducia anche in voi stessi. Andiamo a vedere questo 5 di spade. Due volte la ruota della fortuna, ma molto bene. E 7 di coppe. Ragazzi, abbiate fiducia, come vi diceva la carta oracolo, ok? Ve le metto così, così magari si vedono un po' di più. Dovete aver fiducia, perché le cose qua con la ruota della fortuna, che è uscita ben due volte, tra l'altro, ve la metto qui così, cambieranno. Ci potrebbe essere un aiuto inaspettato, ci potrebbe essere proprio un cambio
a livello di ciclo karmico, vi dirò. Tenete presente che avete un 5 di spade sotto, allora può fare riferimento o a dei pettegolezzi oppure a quelle che sono le lotte della mente, le lotte egoiche. Tenendo presente che avete 2 volte il diavolo, ragazzi, sento molto forte che dovete rompere il ciclo del karma, rompere questa tossicità che state vivendo, semplicemente dicendo no, non ti permetto di trattarmi così, no, non sto più a questo tipo di accordi. Anche se sento che vi manca il coraggio per fare questo movimento, però voi abbiate fede, abbiate fiducia anche in voi stessi, nelle vostre capacità di recupero anche, di riprendervi. Qui vi si apriranno una serie di possibilità, ragazzi. Tenete presente che 7 di coppe è anche una carta che parla di illusioni, quindi è come se ritrovaste l'entusiasmo, ok? Ma c'è sempre un po' questa lotta egoica a cui dovete far fronte. Se riuscite a staccarvi dall'ego, quindi al non aver bisogno di essere riconosciuti da qualcun altro, vedrete che è importante che vi riconosciate, che voi riconosciate il vostro valore, poi gli altri possono dire quello che vogliono. Andiamo a vedere ancora un paio di carte di Osho, vediamo cosa si vede e cosa non si vede di questa situazione. Wow, rinascita. E schizofrenia, quindi 10 di spade e 2 di spade, ragazzi. Sì, quello che si vede è che avete bisogno di rinascere, avete bisogno di cambiare pelle, il 10 di spade ce l'avevate anche qui. C'è bisogno di trovare nuovi accordi. Avete anche bisogno di alzare le vibrazioni, ok? Perché qua veramente il diavolo può fare riferimento a della tossicità, a della rabbia, a emozioni represse, non espresse, condizionamenti, vizi. Diciamo che basicamente è un incastro energetico il diavolo. E qui con il 2 di spade è come se non sapeste bene da che parte andare, ma voi abbiate fiducia in quello che l'universo vuole comunicarvi, ok? Dovete solo riprendere contatto un pochettino con voi stessi, spegnere quello che è la mente e diciamo attivare quello che sono le doti percettive. Però voi abbiate fiducia perché comunque con questa ruota della fortuna 2 volte le cose cambiano. Sono 2 carte numero 10, qui avete un altro 10, qui avete un altro 10. Quindi ragazzi, c'è la fine di un ciclo, si sta approssimando. Il cambio karmico. Tenete presente che per uscire dalla ruota del karma bisogna rompere gli schemi tossici. Quindi vi faccio un esempio, se per paura voi tendete a dire sempre sì agli altri anche, e anche a prendervi impegni che non sono vostri, rompete questo karma. Non avete bisogno dell'approvazione degli altri e non siete tenuti a soddisfare le aspettative degli altri. Ok? Ragazzi, spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere nei commenti, giusto per capire come risuona. Se avete piacere potete mettere like, iscrivervi o condividere. Se volete sapere di che cosa tratta la sezione degli abbonamenti, ho pubblicato un video, lo trovate sotto nella descrizione. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio, vi auguro il meglio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenute anche alle persone della seconda scelta, anche per voi andiamo a vedere di che cosa si tratta, qualche consiglio per la situazione che state vivendo. Vi ricordo comunque ragazzi che le letture sono collettive, sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla potete sempre ascoltare una delle altre 2 letture o anche entrambe le letture. Per chi volesse contattarmi trovate il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video, qui scritto e anche nelle info del canale. Bene, andiamo a vedere di che cosa ci vogliono parlare i tarocchi oggi. 6 di bastoni.
9 di pentacoli, la morte, la sacerdotessa, il sole e il 2 di spade. Ragazzi, qui è un 6 di bastoni che rappresenta un risultato raggiunto, una sorta di riconoscimento, un traguardo che avete raggiunto. Se fosse per esempio una questione lavorativa, potrebbe anche essere come si dice, un aumento di livello, un aumento di ruolo, una promozione, ecco come si dice. Però ho anche la sensazione che qualcuno non si senta libero di agire come vuole, con questo 9 di pentacoli al contrario. Andiamo a vedere carta per carta direttamente, così ve le spiego subito. Bene, andiamo a vedere 6 di spade. Scusate, 6 di bastoni. 8 di bastoni e mago. Io credo che qua arriverà, ragazzi, se non è già arrivata, la comunicazione che avete raggiunto il risultato, che qualche cosa di nuovo inizia. È un nuovo capitolo della vostra vita. Qui lo sento. L'otto di bastoni è sempre una carta che parla di comunicazioni veloci, di energia veloce, di cose che cambiano in modo veloce. E poi avendo qui il mago c'è proprio questo. Per qualcuno è la manifestazione di quello che si stava attirando, ok? Di quello che si stava cercando di concretizzare. Sì, sì, c'è anche la morte, è proprio la chiusura di un capitolo e l'inizio di un altro capitolo. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Appeso e 4 di coppe. Ragazzi, sì, si sbloccano delle cose con la carta dell'appeso al contrario. Devo dire che allora, il risultato a cui voi state puntando potrebbe arrivare presto, ma questo poi ad un certo punto potreste rendervi conto che è vincolante, che in qualche modo vi vincola. Per qualcuno potrebbe anche, ragazzi, guardate, è interessante perché abbiamo il 9 di pentacoli che è una carta, io la chiamo delle autococcole, e qui abbiamo una carta numero 2 che parla di autococcole, autocura. Ho come la sensazione che non dobbiate mettervi in secondo piano. E potrebbe anche essere un discorso, se fosse ovviamente lavorativo, ehm, dove sì, vi danno questo riconoscimento, però verbale. Sì, inizia un nuovo periodo, però qui manca qualche cosa di economico, un riconoscimento economico. Diciamo che siamo sulla buona strada. Abbiamo la carta della morte, adesso la andiamo a vedere. 2 di pentacoli e 7 di coppe. Ragazzi, qui è come se usciste da una sorta di situazione ambigua. Vi renderete conto di quelle che sono state un po' le illusioni, piuttosto che le false partenze, piuttosto che diciamo i picchi emotivi o tutto quello che un po' vi ha portato a stare in disequilibrio verrà un po' lasciato indietro con la carta della morte, ok? Andiamo a vedere la sacerdotessa. Wow, carro e 5 di spade al contrario.
Ragazzi, qui inizierete a dare una direzione a tutta questa situazione, come se vi rendeste conto che sì, da un lato c'è stato quello che volevate, ma poi concretamente non è così, diciamo, immediata la cosa. Qui avete la sacerdotessa, vi invitano a guardare oltre, vi invitano con il carro a prendere una posizione, o meglio, a prendere una direzione lasciando stare quelle che sono le lotte egoiche della mente, cioè ho torto o ho ragione. Non importa ad un certo punto chi ha torto o chi ha ragione, l'importante è che vi togliate da dove siete. Non perché non sia una cosa positiva, ma perché avete bisogno di vederci chiaro. La carta della sacerdotessa è una carta che vi invita all'intuizione. Dovete un po' come affinare quella parte di voi. Ci potrebbero essere degli spostamenti con la carta del carro, può essere uno spostamento magari di sezione piuttosto che di nazione. Andiamo a vedere il sole, perché il sole è una carta di prosperità, di crescita, di abbondanza, stavo dicendo. Però abbiamo la morte e il fante di bastoni. Ragazzi, qui ho proprio come la sensazione che vi dicano di uscire dall'ingenuità. Probabilmente qui qualcuno si fida troppo ed è troppo credulone, diciamo. Prendetevi cura di voi stessi, lasciate stare gli altri perché qui ne avete bisogno. È momento che vi occupiate anche di voi stessi, che non è un occuparsi solo da un punto di vista fisico, come potrebbe essere veramente, non lo so, le sedute di bellezza, piuttosto che qualche massaggio, piuttosto che le terme o cose di questo genere, ma si tratta proprio di una cosa un po' più globale, a 360 gradi. Cercate di riequilibrare anche la parte emotiva, intuitiva. Qui avete un 2 di spade, avete un 2 di pentacoli, ci sono carte insomma di ambivalenza. Avete bisogno con la morte di lasciare indietro anche un po' tutto quello che è l'ingenuità di cui parla il sole, ok? È come se non foste abbastanza egoisti. Qui vi dicono di diventare egoisti, di pensare a voi, di non guardare in faccia a nessuno fondamentalmente, di prendere la vostra strada e di non dare retta ai pettegolezzi, a quelle che sono le lotte egoiche della mente, chi ha ragione, chi ha torto. Non importa se gli altri pensano che abbiate torto mentre voi pensate di avere ragione, cioè ad un certo punto si sa se si ha torto o ragione solo se questa cosa si fa. E poi non è neanche importante perché l'importante è sfidarsi nella vita, provarci all'interno di qualche nuova relazione piuttosto che un nuovo progetto, perché finché non si prova non si sa se si è all'altezza. Ok? Una cara amica mi dice sempre, il no ce l'hai già. Cioè, quando pensiamo di fare qualcosa, i casi sono due, o agiamo e facciamo questo qualche cosa, oppure non agiamo e non facciamo niente. Ma nel caso in cui noi agissimo e fallissimo, sarebbe come non fare niente. Il risultato è lo stesso. Quindi nel non fare niente è come se già aveste un no come risposta. Però se iniziate a fare qualcosa, quello che può cambiare è che può arrivare una risposta positiva. Andiamo a vedere il 2 di spade, perché qua si esce dal dubbio, ragazzi. Torre e imperatore. Non so se avete sentito, questa è la gatta che russa. Ehm, Ragazzi, è come se doveste prendere in mano le redini della vostra situazione, avete anche qui il carro. La torre è una questione di ego, bisogna buttare giù le lotte egoiche della mente, tutto quello che voi volete raggiungere solo perché avete bisogno di sentirvi amati, riconosciuti, apprezzati. Dovete trovare la vostra stabilità. Ricordatevi che l'imperatore è colui che si fa da solo, è colui che rompe le regole degli altri attraverso la torre, si rompono le regole esterne. Però questo non vuol dire rimanere senza regole, vuol dire creare le proprie regole, quelle che vibrano con noi. E l'imperatore è una di quelle figure che segue poi pedestremente le regole che si dà e arriva al risultato, arriva a crearsi un impero. Ed è anche una carta di potere materiale, quella dell'imperatore. Quindi ragazzi vi dico,
si tratta di rivalutare un pochettino quello che vi fa star bene, mi verrebbe da dire, senza, ehm, senza essere troppo vittime di quello che gli altri credono sia necessario per essere importanti. Spero di non essermi incartata con l'italiano. Va bene, andiamo a vedere Osho ancora 2 carte. Cosa si vede e cosa non si vede di questa situazione? Comunque qui ragazzi avete assolutamente bisogno di prendervi più cura di voi stessi, sia da un punto di vista materiale, quindi ripeto, potrebbero essere massaggi piuttosto che anche una semplice passeggiata in mezzo ai boschi, se a voi rigenera, se vi fa star bene, quello è una di quelle cose a livello fisico che si possono fare. Ma poi soprattutto fate un lavoro sull'amor proprio. Quanto valgo io? Scavate dentro di voi, conoscetevi, create la vostra forza, il vostro potere personale e lasciate indietro tutte quelle che sono le cose che vi hanno messo in testa gli altri. Se siete cresciuti con l'idea che non foste abbastanza bravi a disegnare, è un'idea che vi hanno messo in testa gli altri, non è detto. Magari poi voi studiate e siete bravissimi a disegnare. Ok, guardate, il ribelle, benissimo, è l'imperatore, ma in questo mazzo mi piace molto perché cioè viene rappresentato con una catena che si rompe. Dovete rompere le catene degli altri, le convinzioni degli altri, ce l'avete anche qui, le sicurezze. Quando c'è la torre è perché si devono far cadere certe sicurezze. E guardate che altra carta, un 3 di bastoni, sperimentare. Conoscetevi, fate nuove esperienze, andate oltre, lavorate su quanto voi valete, sul vostro amor proprio, lasciate indietro le titubanze, lasciate indietro le insicurezze, lasciate dietro anche un po' le illusioni infantili che magari avevate, non lo so, quando siamo bambini ci chiedono sempre cosa vuoi fare da grande? E uno risponde in base all'esempio che ha più o meno intorno a sé. Sperimentate, giocate o lavorate o non lo so, fate qualcosa in un campo che è fuori dal vostro. Questo potrebbe esservi d'aiuto. Bene, amici della seconda scelta, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare l'energia nel prossimo futuro. Fatemelo sapere nei commenti come vi risuona perché è interessante come lettura. Se avete piacere potete condividere il video, anche il canale se vi fa piacere, e potete lasciare una donazione oppure abbonarvi al canale. Per capire di che cosa tratta la sezione degli abbonamenti ho pubblicato un video e lo trovate sotto nella descrizione. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenute anche alle persone che hanno scelto la carta numero 3. Andiamo a vedere anche per voi qualche consiglio sulla situazione attuale che state vivendo. Come vi ricordo sempre ragazzi, le letture sono collettive, sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla, potete ascoltare una delle altre 2 letture o anche entrambe. Per contattarmi trovate la mia mail sotto nella descrizione del video, qui sul tavolo e nelle info del canale. Bene, andiamo a vedere di che cosa si tratta. Innanzitutto la vostra carta parla di ispirazione. È un po' come se doveste trovare probabilmente l'ispirazione. Allora, partiamo con un papa al contrario. La morte. Ragazzi, arcani maggiori impegnativi, devo dire. L'asso di spade. Sei di bastoni, scusate, imperatrice, 6 di bastoni. Qui c'era girata un'altra carta, 9 di coppe. Beh, almeno l'ultima è positiva, devo dire. Allora, partiamo da questo papa. O qui c'è qualche cosa di non ufficiale o c'è qualche cosa che vi allontana dalla vostra spiritualità. Sta di fatto che può essere che sia una situazione non proprio alla luce del sole, situazione o relazione, dipende da come vibri a voi.
Allora ragazzi, qui abbiamo due carte, sia la morte che l'asso di spade, che sono due carte che tagliano. La morte taglia col passato, parla di una nuova rinascita, e l'asso di spade parla di tecnicamente tagliare i pensieri, ok? Il fatto che qui ci sia il labirinto è perché fa riferimento al labirinto mentale. Da un lato è come se aveste tanti pensieri da lasciare indietro. Tenete presente che la morte è anche una carta che parla di tristezza. È una morte dell'ego, molte volte in senso figurato, però comunque non vi nego che racchiude un po' di sofferenza. E l'asso di spade, io sento che è come se ci fosse qualche cosa qua che deve venire a galla e non volete far venire a galla, o non viene a galla. Di nuovo, il 6 di bastoni è la stessa carta, la stessa energia del Papa, quindi è come se doveste buttar fuori qualcosa, ma è come se ci fosse qualcuno o qualcosa che blocca. Allora andiamo a vedere il Papa. Abbiamo un re di coppe e un tre di pentacoli. Qui potrebbe essere sia una situazione lavorativa ma anche affettiva. Ci potrebbe essere il fatto che non si riesce a ufficializzare magari questa relazione, questa collaborazione, come la sensazione che non sia uno scambio equo tra le due parti. Tenete presente ragazzi che allora va bene cercare ispirazione dove volete, però fate attenzione a non farvi indottrinare. Fate attenzione a non entrare in dogma o in dei culti. Cercate sempre di mantenere molto aperto il vostro terzo occhio, la capacità di discernimento. Andiamo a vedere questa morte. Abbiamo anche qui la giustizia al contrario e un cavaliere di coppe. Non so, è proprio come, perché la giustizia al contrario, come il Papa al contrario può parlare di rottura di contratti. Normalmente sono col Papa dei contratti matrimoniali. Se siete in fase di separazione, che può essere separazione dal marito piuttosto che da un'azienda, se per voi vibra come una questione di lavoro, qui ragazzi bisogna prima rompere questo contratto per riuscire a dare un ordine ai pensieri. Tenete presente che avete anche un cavaliere di coppe, potrebbe essere che vi fanno un'offerta o vi abbiano già fatto un'offerta, magari proprio, sapete, la buona uscita? Come se qualcuno vi dicesse, ok, non posso più lavorare con te, non riesco più a pagare i tuoi servizi, però visto che è tanto tempo che lavoriamo insieme e che c'è un contratto, prima di romperlo, è come se fosse una penale, no? Dare una buona uscita per come scusarsi della rottura del contratto. Andiamo a vedere l'asso di spade. 6 di coppe, cavaliere di pentacoli e 9 di... ah no, questo è 9 di coppe, e 9 di pentacoli. Ragazzi, non vi preoccupate se per caso doveste aver presentato un progetto che vi hanno respinto, piuttosto che, cioè, è solo confusione mentale. Ripeto, voi cercate ispirazione, perché qui il fatto di essere indipendenti, il fatto di essere autonomi, è un vantaggio, ma non vi fate sottopagare. Solo perché voi volete raggiungere quel risultato, non accontentatevi di quello che vi danno perché magari è l'unica azienda che segue il vostro progetto.
Continuate a cercare aziende fin quando non troverete l'azienda che vi fa il contratto che meritate. Andiamo a vedere l'imperatrice. 3 di bastoni e 8 di spade. Allora ragazzi, anche qui vi dicono di spostarvi, sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista dei pensieri. L'otto di spade è una carta che, allora, se voi avete l'idea di presentare un nuovo prodotto, se già partite con l'idea, ma chi se lo compra questo prodotto? Cioè, capite che noi creiamo quello che crediamo. Se neanche voi credete che questo prodotto possa essere venduto, non andrete molto lontano. E invece qua vi dicono di andare a sperimentare orizzonti nuovi. Se per caso siete, diciamo, sotto l'influenza di una persona iper protettrice, ragazzi, qui è ora di staccare il cordone ombelicale con questa persona. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Allora, abbiamo un 5 di bastoni e un re di bastoni. Allora ragazzi, qui è come se vi dicessero di non condividere, o meglio, di non aspettarvi riconoscimenti dall'esterno, soprattutto se c'è quest'ora di bastoni che potrebbe essere un capo, potrebbe essere anche un partner se per voi vibra come come una stesa affettiva, però non lasciatevi incantare dalle belle parole. Il punto qui è di smettere di discutere, ma semplicemente comunicare, asso di spade, comunicare la vostra verità. Non è più mi accetti o non mi accetti, il punto è per me è così. Fine dei giochi, fine del discorso, insomma. Non è il caso di fare discussioni, non serve a niente. Tanto comunque non verrete riconosciuti all'interno della discussione. Però nel momento in cui voi prendete posizione, arriva il 9 di coppe. Andiamo a vedere questo 9 di coppe. Wow, abbiamo il sole e l'asso di pentacoli. Quindi sì, ragazzi, si tratta proprio solo di esprimere la vostra essenza. Il 9 di coppe è una carta di appagamento emotivo. Cercate di capire cosa vi appaga a livello emotivo. Cercate ispirazione nella natura, mi verrebbe da dire. Sento molto forte giardino botanico, piuttosto che bosco, piuttosto che qualche tipo di parco di riserva naturale. È lì che troverete l'ispirazione. Questa fanciulla a me ricorda anche un po' gli sciamani, quindi potrebbe essere che frequentando un gruppo sciamanico potreste trovare questa ispirazione. Io sono sempre un po', diciamo così, reticente ad ascoltare i canti sciamanici che ci sono online, soprattutto se sono canti verbali, parlati, e voi non capite le parole che dicono. Cercate di non ripetere parole che non sapete di che cosa vogliono dire, ok? Se fosse solo una questione di musica o vibrazione o vocalizzi, va bene. Però secondo me qui può essere, magari siete anche proprio collegati con gli animali medicina, mi dicono. C'è un mazzo di carte, che non so più dove ce l'ho. C'è un mazzo di carte, si chiama Le carte medicina, cercatelo, lo trovate su Amazon. Magari quello vi può essere di ispirazione. Sento un forte legame con lo sciamanesimo per voi. Quelli che sono gli indiani d'America. Va bene ragazzi, andiamo a vedere ancora un paio di carte di Osho, vediamo cosa si vede e cosa non si vede di questa situazione. Però veramente si tratta di esprimere la vostra essenza. Lasciare indietro tutti questi labirinti mentali, pensieri,
le ingiustizie, ragazzi, non ci pensate più. Allora, vi dico una cosa, il cambiato. Voglio dire troppe cose tutte insieme e mi si accartoccia la lingua. Il passato non si cambia, però sì, si può cambiare il modo in cui noi percepiamo, ricordiamo, viviamo il passato. Ed è lì, è quello che fa cambiare poi anche la linea di tempo sul futuro. Va bene, andiamo a vedere Osho. Ok. Il fulmine è momento per momento, la torre è un 2 di pentacoli. Qui ragazzi come avete anche la carta della morte, quindi la giustizia è il contrario, quindi sì, qualche tipo di certezza deve cadere, qualche tipo di... perché l'imperatrice è il potere materiale, è una sorta di... Sì, io sento che è qualcosa di materiale che deve cadere, in modo da darvi poi la possibilità di ritrovare voi stessi, di trovare la vostra vera essenza, di essere appagati voi stessi, di andare avanti in momento... Tenete presente che avete l'asso di pentacoli e il 2 di pentacoli, quindi è come un ok, scopro me stesso per iniziare in modo concreto e andare avanti poco alla volta, momento per momento, appunto. Bene, cari amici della terza scelta, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere nei commenti se vi risuona, insomma, la lettura. Io spero che in qualche modo vi abbia aiutato. Se sì, potete mettere like, potete iscrivervi, potete condividere qualsiasi mezzo con cui vogliate supportare il canale, per me è ben accetto. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!